Salve fandoni e ben ritrovati in un nuovo episodio di Expedition 33. La scorsa volta abbiamo affrontato una boss fight, porca puttana fighissima, che è proprio un'unica parola, porca puttana fighissima, veramente assurda. E adesso siamo in questa caverna, forzatamente, perché ci ha distrutto il ponte da sotto i piedi, e continuo a pensare che quest'outfit di Mayel sia fighissimo. Più che altro vorrei trovarlo anche per gli altri. Magari Verso ci può anche stare che abbia, diciamo, il suo originale, visto che, insomma, è parte della spedizione 1. Guardate com'era diverso, tra l'altro. Non c'era ancora tutto il branding, no, della spedizione con tutta la geometria. Cioè, vedete, c'è un accenno, ma è molto meno marcato rispetto all'attuale spedizione. Però invece le altre, insomma, iniziano a sentire un po' il peso di questo design. Soprattutto l'Un, non abbiamo, cioè, a parte Baguette non abbiamo trovato particolari vestiti, quindi spero veramente di trovare presto qualcosa anche per l'Un SL. In ogni caso, vediamo un po' di girare questo posto che pullula di cadaveri, o almeno presunti tali, ancor più del solito. Qui abbiamo una corda per tornare su, quindi forse in realtà proseguiremo da lì, perciò diamo un'occhiata in giro, forse così torniamo sul ponte. E no, questa è proprio solo un'area da boss fight. Strano, cioè avrei messo un diario qui sotto, vi dico la verità. Personalmente avrei fatto qualcuno che è sopravvissuto, purtroppo è caduto qui sotto e si è trovato di fronte questo spettacolo finché poi non è morto di fame o quello che è, anche se in realtà c'era anche proprio il nemico. C'è un'altra corda, vediamo un po', è parecchio alta, attenzione. Ok, molto figa questa zona però, secondo me stiamo, guardate qui, abbiamo della vegetazione diversa rispetto a prima e in generale proprio l'ambiente ha cambiato mood. D'altronde proprio l'isolotto su cui siamo è diverso rispetto a prima, no? Vi ricordate che abbiamo attraversato l'acqua, quindi molto interessante. Prima di andare lì, che credo che sia il punto in cui proseguì, forse no, forse è qui che si prosegue in realtà. Ok, allora andiamo di nuovo di là. Potrebbe portarci in realtà prima del ponte, prima del crollo. Sì, quella è la zona di prima. Vediamo se c'è qualcosa. C'è la bandiera, che è un ottimo qualcosa. Riposiamo così ripristiniamo tutto. Possiamo migliorare gli attributi di Mayel, che ha fatto un level up. Vai di potenza e un po' di agilità, perché ce l'abbiamo un po' bassina adesso. Come abilità abbiamo sempre Mayel, che è salita di livello. Vediamo un po'. Riduce la propria salute a 1, ma ripristina tutti i punti abilità e passa alla posa virtuosa. Beh, con eventuali cure successive abbiamo una potenzialità di attacco non indifferente. Costa 1. Questa è proprio un coin flip, nel senso che è sia qualcosa che può fallire miseramente e quindi insomma bisogna 50 e 50 vedere, ma soprattutto proprio puoi flippare la situazione. Cioè in una situazione di estremo svantaggio, un per sé con la posa virtuosa, con magari anche marchio applicato in questo modo quando non hai punti abilità, secondo me è tanta roba. Danni di tipo fisico media a un solo bersaglio, consuma fino a 10 istanze di bruciatura per danni aumentati. Questo anche non è male. Potremmo cambiarlo con l'altro che fa danni, cioè aumenta la, come dire, rende vulnerabile al fuoco. Non lo stiamo utilizzando, è forte, potremmo utilizzarlo molto di più effettivamente. Vediamo un po', vediamo magari un po' prima. Protegge gli alleati subendo danni al posto loro? No, non è questa la direzione che stiamo dando a Mayel. Infligge danni di tipo fisico ridotti a un solo bersaglio, distrugge tutti gli scudi, ottiene un punto abilità per ogni scudo distrutto e se il bersaglio è inerme gioca un secondo tu. Regole infrante. Questo per gli scudi non è male, anche perché distruggendo gli scudi passiamo alla posa virtuosa.
Quindi automaticamente mi sta dicendo passa la posa virtuosa. Il bersaglio inerme lo possiamo applicare con l'abilità che abbiamo, passaggio offensivo, per 3 turni, quindi c'è la possibilità che ce l'abbia ancora quando rigioca Maiella. Gioca un secondo turno, quindi distrugge gli scudi, passa la posa virtuosa, gioca un secondo turno e fa anche l'attacco. Dovrebbe essere molto carino. Molto molto molto. Vediamo questa per adesso, ma non so ancora se equipaggiarla in realtà. Potrebbe avere senso. Andiamo. Dovremmo togliere magari falcata celere del tutto e affidarci solamente all'arma per cambiare lo stato a virtuoso. Non lo so. Forse questo ha più senso da togliere. Sono danni di tipo fuoco che comunque possiamo tranquillamente applicare con l'un. Cioè in generale forse ci conviene proprio spezzarci dall'effetto di bruciatura. Cioè gli effetti di bruciatura che ci aiutano del tipo questo, falcata celere, che se brucia allora va benissimo perché insomma si fa la combo con l'un e si usa quello, però tutto il resto che aumenta i danni da fuoco forse possiamo evitarlo. Lei che arma c'ha attualmente? Fisica, con questa qui. Ragazzi, secondo me ha senso in realtà, ha molto senso. Togliamo tutto il fuoco da qui dentro appena possibile. Per adesso togliamo pioggia di fuoco, ci mettiamo regole infrante e giochiamo tutto di danni. Danni proprio fisici contrattacco, capito? Quindi non male. I danni tipo fisico elevati a un solo bersaglio. Se è in posa virtuosa mantiene la posa virtuosa. Capito? Questo che intendo. Allora, facciamo così. Passa la posa virtuosa. Degagement. Qui mettiamo... Se è in posa virtuosa mantiene la posa virtuosa. E regole infrante è questo qui. Cos'altro avevamo? Qui abbiamo mezzo forte. Riapplica la posa attuale e conferisce 4 punti abilità. Per mantenere posa virtuosa e farmare punti abilità, questa è OP. Da 2, da 0 da qua. Ok. Dovremmo quasi togliere questo, però in realtà è comodo. Togliamo scintilla, ok. È un test, ok? Non siamo ancora del tutto sicuri di queste modifiche, ma al momento giusto determinate cose possono essere veramente, veramente forti. Ok, non sembrava potessi appendermi qui. Cioè, in realtà sì, però allo stesso tempo non sai mai i limiti dei giochi così lineari. Questo forse è l'unico svantaggio di questi giochi. Un po' anche Wukong, ad esempio. È un po' complesso capire bene dove puoi giocare e dove non puoi giocare. Anche più degli open world a volte. Anche perché per mondi con una continuità così alta, quella continuità è proprio ciò che spezza la magia, perché sembra che tu ci possa andare ma in realtà poi non puoi. Poi ovviamente questo varia da punto a punto. Comunque questa zona super illuminata, molto da sogno, posso dire. Tipo Hades, no? Avete presente? Tutto l'effetto halation da sogno. Allora, di qua penso che si prosegua. Mi farei un giro da queste parti. Forse è anche un po' troppo luminosa questa zona. Sto facendo fatica a distinguere le varie possibilità che mi dà quest'area. Però un bel cambio di mood, c'è da dire questo.
Va bene, proseguiamo. Sembra essere completamente vuota sta cosa. Andiamo. Is this the place? Yeah. We can bury your friend under this tree, if that's okay with you. ...65... ...46... ...questo è un vero e proprio cimitero... ...nelle lande... ...esplorative... Couldn't wait for me, could you? I wish we could. Rest easy, Gustav. I'll finish what you started. The paintress, Vanois, they will pay. No more dome. Just open skies. I'll save them, Gustav. Emma, your apprentices, everyone. You can leave it to us. You were always there for me. I'll save them. Say hi to Soph for me, yeah? We could never tell if you were my brother or my father. But to me, you were both. Best brother and father I've ever had. When one falls, we continue. Thanks for being my family. See you in the next life. Ciel è l'unica che però non ha pianto comunque. Mi ci metto anch'io, vabbè, anche verso. E lo si può notare perché c'è anche il dettaglio del trucco, trucco, che trucco, dei detriti sulla faccia che, se avete visto, hanno formato una stradina per le lacrime. Questo momento è stato particolarmente forte per diversi motivi. In primis perché Gustav ti viene introdotto inizialmente come il protagonista, quando in realtà non c'è un protagonista, è la Spedizione 33 stessa, è l'intero mondo di gioco ad essere protagonista della storia. Poi sì, ci sono i personaggi ovviamente, però è l'intera struttura narrativa del mondo che hanno messo su che è protagonista in tutto ciò. I personaggi sono solo un tramite per raccontarne la storia, almeno così la sto vedendo io. Ma Gustav ti viene presentato come protagonista, ti viene presentato come la persona che tu rappresenti e con cui
vivi il mondo, con cui attraverso i suoi occhi vivi il mondo. Perché è potente questa particolare scena? Per altri motivi. In primis, l'aver dato a Gustav un momento di puro sconforto all'arrivo, quando ha cercato di togliersi la vita prima che arrivasse Lun, perché in un certo senso non... cioè, capisci il dolore, ma sai che non lo fa, e quindi in un certo senso, anche magari in modo inconscio, pensi va bene, è il solito plot armor, no? E un po' stai tranquillo, perché sono morti tutti quelli sulla spiaggia, è rimasto lui, tutti quelli che incontri dici vabbè, saranno tutti vivi. Non è uno di loro, Lun, Ciel, Maiel, che abbiamo incontrato, che è morto colui che è stato al nostro fianco dal primo momento, dal primo secondo di gioco, ed anche dal primo secondo di spedizione. In più, la morte è fortissima, ti si stoppa così, c'è un attimo di ripresa mentale e ti riportano in mano questa situazione, ti riportano in auge il dolore con la sepoltura, che però tra parentesi mi lascia anche un piccolo dubbio. Dov'è innanzitutto? Non capisco dove sono i fiori. L'albero è questo. Il braccio lo ha lasciato lì, Maiel. Il braccio non è il convertitore di lumina. O conteneva il convertitore di lumina. Perché questa cosa è importante. Io avevo intuito e capito che il braccio fosse il convertitore di lumina, perciò fosse particolarmente importante portarlo dietro. Oltre che ovviamente avere un ricordo di Gustav, ci mancherebbe, però. Bene, andiamo via, perché questo posto adesso è anche più triste di quello che già non era. E qui si esce. Trova la via d'uscita dal campo di battaglia dimenticato. For about 2 hours. Then there's a big lake. We shouldn't go there at all. We should make a right, and then it's gonna take a few hours, and then we make a stop. We get some rest and some food. And then from there, we head north to Monoko Station. Why there? To recruit my oldest friend. We'll need the extra firepower, because our next goal will be to take down the Paintress Heart. Her heart? Yes. You can't just stroll up to the Paintress. The chroma there is far too dense. It erases anyone who gets close. But if we destroy her heart, the barrier will fall. Okay. So where is this heart? What does it look like? What it looks like, that I don't know. But I do know that it's somewhere in the center of old Lumiere. You found old Lumiere? Yes. So it's true. Before the fracture, our Lumiere was part of a larger city on the continent. Ha senso, l'abbiamo visto. I resti sono ovunque. I was with the 58 when we found old Lumiere. But Renoir erased them before we could get further. And I don't know much more. All right then. Let's go meet your friend at Monoko Station. And then we'll take the Paintress's heart. Quest'armor fa vedere anche il cambiamento, secondo me, mentale di Maiel. Lo switch che c'è stato con il funerale, tra virgolette, con il memorial. Perché gli abiti di Lumiere che avevamo prima
in un certo senso erano come un senso di comfort, no? Narrativamente avevano un certo senso di tranquillità. Quest'armor qui, questi vestiti qui, sprizzano proprio sicurezza, sprizzano switch mentale, sprizzano voglia di vendetta. E quindi, wow. È vero che sarebbe stato tranquillamente un collezionabile che non avremmo visto, quindi potevamo tranquillamente missarla come cosa, e quindi non è voluto, ma se non mi sono perso nulla, la gradualità di questi abiti ha senso. Abbiamo trovato quello di Lumière in una zona opzionale nella villa, e quindi si è tornati un po' all'inizio, no? Alla tranquillità, al comfort. E adesso che c'è stata la morte, tutto quanto, e Maiello in generale ha affrontato dei momenti in un periodo estremamente complesso e anche concentrato, mettiamola così, di esprimerlo praticamente con questi vestiti che abbiamo trovato appunto in questo preciso momento. Cioè, secondo me il posizionamento di questi abiti non è casuale. Abbiamo diversa musica che abbiamo raccolto, quindi partiamo da luci del passato. How far up the mountain is Minoko Station? Will we see snow? Not too high, but yeah. There's usually snow. Neve. Fantastic. Loro hanno mai visto la neve? Non fatico a credere che la conoscano perché è pur sempre l'umanità, però... Cioè, nel senso, approfondisco, è pur sempre l'umanità, quindi tutto ciò che crea la pittrice, i Nevron, eccetera, ovviamente sono potenziali stupidaggini scritte e reportate, no? Per questo si sono stupiti ad aver trovato i Gestral, i Nevron, alcuni tipi di Nevron e roba del genere. Ma la neve, cioè, sono libri e libri di civiltà che è vissuta e che l'ha vista la neve prima della frattura, prima della pittrice. Ma loro no, loro tecnicamente no, a meno che non nevichi anche a Lumière. Oh, right. There's Ecco. no snow in Lumiere. No, only in books and paintings. It's almost as mythical as Gestrals. And just as fun. And sometimes just as deadly. Oh. Really? Eh My certo. husband was obsessed with the idea of snow. I can't wait to see some. That you will. Che vuol dire vuoi passare del tempo con Ciel? Ok. Ok, ecco, queste cose mi interessano. Less stressed than the others. Infatti, più che meno nervosa, è più composta. Is that your conclusion? After your extensive observation of our team? Yes. There must be better uses of your time than analyzing our stress levels. Well, it's important to understand your teammates. Says the mysterious stranger who has yet to share much about himself. Then consider this my attempt to be less mysterious. Oh, is that what this is? Ti faccio una proposta. Una storia in cambio di una storia. Certo. I'll trade you. A story for a story. Quite fair, I think. Well, there are stories and then there are stories. You first then. Vuoi qualcosa di epico?
Poi qualcosa di particolare. Beh, battaglie ne stiamo già vivendo tante, quindi qualcosa di particolare. Something unusual then? Strange wonders and mysteries? A bit impersonal, hmm? Not really how you get to know each other. I don't think that's worthy of a trade. No. Tell me something dark and melancholy and personal. Ooh, going straight for the heavy stuff, huh? If we're going to share, let's share. Ha ragione. Story for a story, right? We'll see. Ma io voglio saperla questa cosa, scusatemi. Ok. Livello di rapporto aumentato. Questo l'abbiamo fatto anche con Eschi. Ma posso farlo con tutti? Cioè, è qualcosa che mi dà informazioni su di loro o non credo sia un... Up the mountain. Not too hard. credo siano rapporti romantici. Penso e spero di no. Your oldest friend is a Gestrel. Già. Yes. We've been friends for as long as I can remember. Gustav would have loved that. Why? Because he liked Gestrels? Because he liked the idea of friendships that could last decades. We don't get to enjoy such long friendships in Lumiere. Vabbè. Sì. Voglio approfondire tutto, anche se penso che anche in questo caso non ci darà molte informazioni, almeno non adesso. Forse più avanti, più aumenta il livello, più sapremo qualcosa. Why are you allying yourself with us? Not a lot of options out here. In case you hadn't noticed. What about the previous expeditioners? Did you help them too? Eh sì, Yet they still failed. l'ha detto. È stato con diverse spedizioni. That's a terrible way to ask questions. Do you always interrogate people like this? Given the circumstances, I think we can skip the pleasantries, no? Alliances are usually give and take. That's our conversations. Story for a story. Trust goes both ways, no? Alright then. As a gesture of good faith, I'll show you how to use Lumina. No need. I got it. Well, aren't you a quick study? But I appreciate the gesture. Thank you. Mm-hmm. Trust works both ways. Va bene, per dimostrarti la mia buona fede. All right. As a gesture of good faith, I'll answer 3 questions. Choose wisely. Only 3. Eh sì. Someone's a bit greedy. 3 questions with 3 follow-ups. Ok. You're really pushing this. Ha senso. I think it's reasonable. Sono d'accordo. All right. Go for it. A bombardare verso di domande. Verso da risposte evasive. Cosa che irrita Lun, ma alimenta anche la sua curiosità insaziabile. Bellissimo questo sistema. Seppur in modo riluttante e intrigata, come lo è Verso. Sono molto curioso delle future conversazioni che avremo. Quando l'interrogatore è finito tornano dagli altri. Maiel. How come Minoko lives so far from the other Gestrels? Minoko's a searcher. They travel the land looking for Gestrels who went missing after the fracture. Ok. The lost Gestrels. Yeah. That and he, pissed off Golgra. How come Non posso approfondire il rapporto con Maiel. Eppure lei è quella che ha più bisogno di supporto emotivo attualmente. Nonostante ci sia stato appunto lo switch mentale, come dicevo prima, però insomma sta processando un'ennesima morte di un membro della famiglia sostanzialmente, anche se acquisito però. Vabbè. Allora, andiamo a potenziare, anzi, bellissima, molto tranquilla la musica. Andiamo su qualcosa di diverso, vediamo un po'. Facciamo un 33 dicembre a Lumiere.
capito qual è. Migliora armi. Allora, su Mayel voglio... Ah, non posso perché questo è giustamente fino a livello 9. Ok. Quindi, su Ciel, questa sicuramente la dobbiamo portare al 9. Ottimo. Lun... Sì. Sì, sempre mira libera su di lei. Stiamo al 9. Perverso non lo so. Perverso no, non lo so. Non può perdere perfezione. Niente aumento di danni al rango. Gioca di nuovo dopo un attacco base. Questa la usiamo subito. Mi ero dimenticata di vederla. Quella che ci ha droppato il boss. Danno base un po' bassino per essere a livello 9, ma è un attacco base gratis. Quindi mi sembra chiara la scelta. Vediamo se possiamo potenziare anche le risorse. No. Abbiamo ancora tanti lumina da applicare. Applichiamone un po'. Me li tengo gli altri. Il motivo per cui non li sto applicando tutti è perché arrivati a un certo punto potrebbe avere molto più senso magari averne tanti su il DPS magari e non su altri che insomma non mi dà la sicurezza di dire ok, adesso applico tutto su di lui. Sì. You were sad. Sì. Yeah. You were thinking of Julie. Anche lui ha perso ovviamente. Molto più di tutti gli altri in realtà. Not just her, but yeah. What the heck? Yeah. I do. Vai. She reminds me of someone. Mayel penso si riferisca in realtà. Oh. Well. Have I met her before? Ah no, Ciel però l'aveva già detto che la conosceva. Well, you also thought you knew Ciel. Oh, but I do. Wait, don't I? Ricordo che dici sempre che tutti gli umani ti sembrano uguali. You're the one who says all humans seem the same to you. Oh, well, that's because you're all cousins. Same, but different. Right, so maybe it's that. Yes. Ah, just like Verso is Verso's cousin. Mael is Mael's cousin. Yes, that's it. You're so very wise. Verso il saggio. Yep. Verso the Wise. Oh, great name. Oh, can I be Eskia the Great? No, wait. How about Eskia the Brave? Oh, no. Eskia the Great is better. You're just a big ball of nonsense sometimes, aren't you? That's why we're best friends. Vero. Comunque sì, dato che questo era già livello 1, giusto? Sì. Ogni livello ti dà aggiunte carine. Cambiamo nuovamente la musica. Questa è stupenda. La nostra famiglia dipinta.
immaginavo sarebbe arrivato il momento. Ah, Mayel. Ah. Spero tantissimo che il diario sia leggibile alla fine del gioco. Non solo leggibile, ma voglio anche la reazione degli allievi. Spero viva, cioè sempre ovviamente si arriverà. Se non gli arriverà, però almeno lo vorrai leggere. Viscerale sto bisogno. È viscerale. Comunque ragazzi, non so dove andranno a parare, come finirà la storia. Non so se diventerà un franchise, non so se sarà autoconclusivo, ma a prescindere da tutto c'è una grandissima possibilità che diventerà uno dei miei giochi preferiti di sempre. E penso che molti di voi che magari stanno facendo un rewatch perché magari l'avete giocato, l'avete già visto, sarete d'accordo. Molti altri no, ma voglio dire, è anche questo il bello. Ma saper riconoscere un'opera fatta con il cuore e soprattutto fatta bene, penso che debba essere oggettivo. Controlla come stanno gli altri, vai. Chi è Ciel? No, Lun sta leggendo un diario. What are you working on? Contingency plans. Ah, ok. If we fail, Expedition 32 will need every bit of information we have. Right, but how are you going to get it to them? I asked the Gestrals for help. Smart. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. Oh? It's something my dad and I used to do. When I was scared, or anxious, or even when I was happy, he'd say, share it with the stars. When it's hard to talk about things, the stars will understand. I like that. I talked to the stars a lot after he was gone. I remember the night we first met at the Crooked Tower. Right. After the gommage. I was surprised to find you there. I thought I was the only one who knew about that room. I had to get away from the harbour. And those damn petals everywhere. So I climbed up. Il loro rapporto mi piace molto. It wasn't logical. But part of me really believed my E tutti- parents and the ah, ok. expedition had succeeded. That they'd stopped her. Then the paint just woke.
and I knew they weren't coming home. You know, it meant a lot to me. The comfort we shared that day. But you avoided me after. Why? Ricordavi la perdita, forse, no? It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Okay, not personal. That day, I knew my parents had failed. They were counting on me to finish their work. I couldn't afford distractions. Friends are not distractions. I know that now. Wow. We're in the middle of nowhere with 1 year left to live. What better time to build friendships? I could use some wine, though. Making friends is thirsty work. Allora, si parla spesso di quanto alcuni giochi cambino la visione e rovinino i giochi successivi che si giocano, no? Lo si dice di Baldur's Gate, ma di un sacco di giochi che sono magari la differenza, ok? Come si fa dopo Expedition? Ma non perché non esisteranno mai giochi di questo calibro, ma perché le aziende AAA che inseguono il portafoglio, che riescano a creare titoli belli e che lasciano qualcosa, ogni tanto capita comunque, a prescindere dal fatto che magari sono pieni di microtransazioni o in generale sono semplicemente un prodotto industriale fatto con lo stampino, con molta meno passione rispetto a un progetto come questo. Ma quanto sarebbe bello se ogni videogioco, non ogni, però gran parte dei videogiochi, soprattutto quelli narrativi, fossero fatti con la cura, con la passione, con la voglia di creare non solo intrattenimento, non solo di creare un collegamento, un modo di toccare quello che è il cuore e in generale le emozioni delle persone che lo giocheranno, ma soprattutto per lasciare un vero e proprio pezzo d'arte nel mondo. Expedition sarebbe anche potuto floppare al 100%. Magari avrebbe fatto chiudere lo studio, magari non avrebbero continuato, magari avrebbero ridimensionato futuri progetti, ma sarebbe rimasto la gemma che è e che in realtà è andata benissimo. Ad oggi, ragazzi, il gioco ha venduto 2 milioni di copie, 2 settimane. È su Game Pass il gioco, Su PC gran parte delle persone non l'avrà comprato. Su Xbox stessa cosa. Già. Vi chiedo scusa se aggiungo queste riflessioni all'interno di questo gameplay, ma sono cose che penso e che credo debbano essere salvate, debbano essere imprintate in questo video così come nella serie, perché spero che da qui a 10 anni, 20 anni, quando rivedrò anche io questi video, potrò pensare, potrò dire wow, verissimo quello che hai detto, ma finalmente oggi è così, finalmente oggi le cose sono cambiate. E non so se lo potrò fare. È ovvio che molte aziende continueranno a inseguire il denaro, in generale a creare prodotti sempre più grandi che creino sempre più introiti per stare
siamo tranquilli anche con investitori e tutto ciò che gira intorno purtroppo al medium, ma se anche metà dell'industria dovesse riuscire a raggiungere questo livello di passione così come lo era una volta, non sarebbe male. Con questo non chiudo l'episodio, facciamo giusto un altro po'. Posso farlo di nuovo? Ma è lo stesso? No. Ok. Ci sta, giustamente ci ha riflettuto. Le è passato un attimo il momento e ci sta. Hey, Hey, I didn't mean. it's fine. I just. I miss him too. It's hard. The pain we feel every time we lose someone. I've tried many ways of dealing with it. Running from it, sitting with it, compartmentalizing it. But what I needed was to use it. To use everything. What do you mean? I feel everything. And I let it burn inside me. When I'm tired, when I feel hopeless, when I want to just let it all go. I use the pain. I use the fear, the shame, the guilt, the anger. I use it all to keep going. To make sure I continue. Porca miseria. Lune. Lune comunque. I can almost feel them beside me. Everyone we've lost. Walking with me. Especially when I use Chroma. I feel their presence, their closeness. And they help me. Feel Gustav. Yeah, I do. I'd like to feel him with me too. You have an affinity for Chroma too. Try it. How do you always know what to do? I don't. I don't. Oddio. Preso di pancia. Maiel va preso di pancia. In una situazione del genere si va avanti e basta. Want to know a secret? I have no idea what I'm doing. And I don't think anyone else does either. Really? Don't tell anyone else I said that. Passano più tempo insieme in un momento che era speciale per entrambe. Ne vorrei tanto un altro. Wow. Ok, giustamente c'è questo. Perfetto. Sarà difficile scegliere la copertina in questo episodio. It really was a beautiful place. Glad you liked it. I've buried friends there too. You were right about condolences. We offered them because we don't know what else to say, but there's no comfort there. No.
all we can do is carry them with us. I guess. Sorry. It's just we're Drowning in our own sadness. Hey, why did you join the expedition? I mean, with the Gamage, I understand the rest of the team's decision, but you're half their age. out here seemed better than in there at the time. It's natural. Wanting to escape a life you don't want. Escape. Yeah. That's what I wanted. But Gustav and the others, they really want to change things. But changing a life also counts. Can't always shoulder the world's problems, you know? That'll drain you fast. Gustav would probably say, if more of us cared, then it would lighten the load for everyone. He sounds like a good guy. Wait. I kept Gustav's, so you can have mine. You'll need one if you want to be an official member of our merry crew. I gotta say, I didn't take you for an official kind of person. Welcome to the disaster expedition. Thank you. Sto adorando approfondire i rapporti dei personaggi. Lo sto adorando. È stupendo. È veramente bello. Allora, apriamo la mappa un attimo. Prima di concludere l'episodio, diamo un'occhiata alla situazione. Allora, noi siamo diretti qui. Che cos'è? Non ci viene detto. È la stazione tra le montagne, però, chiaramente. Lì sulla destra c'è qualcosa, anche qui sulla sinistra in realtà. Perché queste le vediamo? Questa è una bella domanda. Io mi chiedo ancora se la Fog of War effettivamente tappi tutto. Che tipo quando siamo andati qui ha liberato anche tutta questa zona qui, no? Questa qui. Mi chiedo se verrà tolta mai tutta la Fog of War. Penso di sì. Però boh. Esploriamo un po' la mappa qui intorno, perché credo che prima di andare qui troveremo qualcosa. How far to Minoko Station? With SGA? Anzi, in realtà sali su schie. Andiamo verso l'acqua. Vedete, già c'è qualcosa qui. Sì, questa è una zona... Ok, in realtà io volevo tornare alla zona iniziale. Vorrei fare questa grotta. Penso che siamo pronti ormai. Però possiamo anche provare ad entrare qui, che sarà sempre un pericolo, no? No. Cava di pietra. Forse pericolo esce Unusual. dinamicamente quando siamo molto underlevellati. No, questa è una zona in cui è successo qualcosa. Spedizione 8. Allora chiudiamo qui l'episodio, diamo un'occhiata. È un altro dei Nevron bianchi. Non volevo uccidere i miei amici. Volevo solo suonare con loro. Anche quando ho suonato una nota giusta ho sbagliato tutto subito dopo. Riesci a crederci? Ci si aspetta che usi il mio strumento per uccidere. La cosa mi fa arrabbiare. Non posso suonare. Non suonerò mai più. Ti supplico, ti prego, signora, cerco il tuo aiuto. Un Nevron che non desidera uccidere. Insegnatemi a non uccidere. Insegnatemi a suonare. Nessuno conosce il tuo strumento.
No, io... Signora, non può andare avanti così. Forse potremmo aiutare a esercitarti? Davvero? Sì, aiutami a imparare come non uccidere. Non fatevi colpire quando sono le note sbagliate, ma per favore lasciatevi colpire quando sono quelle giuste. Dovrebbe essere facile per voi. Facciamolo. Che vuol dire? Come faccio a capire quando è giusta e quando è sbagliata? Bring it on. Oh well. Capito? Oh well. Oh well. Oddio. Giusto. Bring it on. Bring it on. Ah, perché ho preso l'altro, giustamente. Ci sta, ci sta. Oh well. Oh well. Just try it. Bring it on. Oh well. Oh well. Oh well. Bring it Me lo on. conta come sbagliata? Penso proprio di sì. Not impressed. Vabbè. Bring it on. Oh well. Not impressed. Bring it on. Oh well. Not impressed. Bring it on. Ok. Che carino. Troubadour. Troubadour. Vanson, 48th. He wouldn't listen. Just kept running everyone into the ground. He acted as if he was the only true believer. That we had to trust him. 5 dead, and he wanted to double down. Thomas, not so subtly insinuated that Jean should be relieved of duty. Mutiny. Something I'd never have countenanced. Yet I have a duty to them too. It's a gutting realization. What has to be done? The mission is too important. The team is too important. We can't just throw our lives away for nothing. I hate that it came to this. But he broke our trust. Under Expedition Code 23, Jean Fournier is hereby relieved of duty. I, Vanson Constantine, have assumed command and have designated Thomas Flegov as lieutenant. Ammutinamento. Anche questo succede. La spedizione cambia le persone. Sai con chi stai partendo, ma non sai con chi ti ritroverai. Giustamente, aggiungerei. Anche se si preparano per tutta la vita o magari all'ultimo hanno quel guizzo di coraggio che fa cambiare loro idea per partecipare effettivamente alla spedizione, non c'è modo. Viverla è tutta un'altra cosa. Ragazzi, io è qui che concludo questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e noi ci vediamo al prossimo. Bella, Fandonia. Che bello quando i videogiochi hanno queste emozioni, quando le trasmettono ai giocatori. Bella.